Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di marzo 2026. Abbiamo la carta della sacerdotessa e il sole, ragazzi, due belle carte devo dire. Può essere un periodo di chiarezza mentale dove riuscirete a dare uno sguardo a lungo periodo. Con la carta del sole potrebbe anche esserci qualche relazione di tipo platonico. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire o poi comunire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Allora, partiamo dal giudizio. Un cavaliere di coppe, la regina di bastoni, abbiamo un 5 di pentacoli, un 6 di coppe, un 5 di bastoni e un 10 di bastoni. Dunque ragazzi, questa linea è il movimento energetico affettivo per il mese di marzo vostro, cioè è la vostra energia e come si sviluppa. Quindi se siete single potete rimanere con questa parte della lettura, però se per caso avete qualche persona in testa, non importa il tipo di relazione che avete, può essere una relazione ufficiale, ufficiosa, clandestina, senza etichetta, non importa. In un secondo momento andiamo a vedere lo sviluppo energetico della vostra persona di interesse. Bene, partiamo da questo giudizio. Abbiamo un 7 di pentacoli. Qui può essere una chiamata da parte di qualcuno, una telefonata, una notizia che arriva. Per qualcun altro invece magari è una presa di consapevolezza della situazione, della relazione che state vivendo. Qui abbiamo un 7 di pentacoli, un re di coppe e un fante di spade. Credo che ci sia come un po' di immaturità qui, con questo re di coppe girato al contrario. E mi viene anche da dire che qualcuno di voi, siccome il giudizio è una carta che ci parla di avere una visione più grande ed è un po' anche il senso della sacerdotessa, io qui ho come l'idea che potreste essere, diciamo, particolarmente osservatori nel mese di marzo. Osservate le dinamiche di comportamento, le dinamiche vostre nei confronti degli altri, magari potreste anche analizzare delle relazioni o delle conoscenze passate che avete avuto. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Regina di bastoni che avete già qui, fante di pentacoli e re di coppe. Io ho come l'idea, allora, innanzitutto a inizio mese qui potrebbe effettivamente affacciarsi una persona, credo che abbia più o meno la vostra età, potrebbe essere un segno di fuoco, considerato il re e la regina di bastoni, quindi Ariete, Leone o Sagittario. La sensazione che ho qui è che ci sia come un ottimo scambio tra queste due persone,
Però mi viene da dire fate attenzione perché con questo cavaliere di coppe al contrario si tende probabilmente a non parlare di certi temi. Mi viene da dire che si danno un po' per scontato. Cioè, secondo me nel mese di marzo è il caso di mettere i puntini sulle i con questa nuova persona. Vi dirò, siccome abbiamo il giudizio a inizio lettura, può anche far riferimento a qualcuno che si riaffaccia dal passato. Potrebbe essere qualcuno con cui non avete avuto una relazione romantica, però sì una relazione fisica. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo un 9 di spade, la regina di bastoni, scusate, e un 3 di bastoni. Io credo che vogliate uscire allo scoperto, che vogliate, mi viene da dire lasciarvi andare. Qui abbiamo un 9 di spade che un po' pesa, potrebbero esserci delle preoccupazioni legate a questo passato di cui ci parla il giudizio, però è anche vero che con questo 3 di bastoni c'è la voglia di andare avanti, c'è la voglia di andare oltre, c'è la voglia di fare cose diverse, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Mm. Cavaliere di spade. È come se il potenziale con questa persona ci fosse, però con questo 5 di pentacoli credo che le cose vadano un po' definite. Cioè, è vero che qua abbiamo re e regina di bastoni, quindi potenzialmente potreste essere una coppia in allineamento, quindi che vibrano, diciamo, sulla stessa frequenza, però è anche vero che questo 9 di spade mi fa pensare al fatto che ci sia qualche cosa inerente al passato che dovete ancora digerire, risolvere, lasciarvi alle spalle. E qui arriviamo al 5 di pentacoli. Il 5 di pentacoli di solito è una carta di delusione, c'è anche un 3 di spade. Qui abbiamo cavaliere di spade, 3 di spade, 2 di pentacoli. Quindi questo 3 di spade mi dice che c'è ancora come una ferita ancora aperta. Ora, se la persona che arriva è una persona del passato, questa ferita può essere inerente alla relazione che avete già avuto. Se per caso siete single e non avete nessuno in testa e non c'è nessuno del passato che possa rientrare, questa ferita è vostra, propria, probabilmente per X cose che sono successe nel passato. Però qui c'è come un tema da risolvere. Tenete presente che il 5 di pentacoli fa riferimento alla ferita di abbandono. Quindi vi dico, siccome c'è anche un cavaliere di spade che è una carta di andi e rivieni, e anche il 2 di pentacoli, una carta di alti e bassi, io ho come la sensazione che vi stiate ehm, fissando non è la parola giusta, è come se steste ancora prendendo in considerazione certi atteggiamenti che avete vissuto nel passato e li state un po' proiettando su questa persona, non in senso negativo, però è un po' come dire, ok, io sono passato, passata dentro questa cosa qua, ho sofferto tantissimo, con quella persona nuova c'è un potenziale di ricadere nelle stesse dinamiche, è un po' quella secondo me l'analisi che andrete a fare. Andiamo a vedere il 6 di coppe, perché 6 di coppe di nuovo è una carta che mi parla di amore platonico, è una carta che mi parla di qualche amicizia di lunga data, è una carta che parla di un amore romantico, ehm, idilliaco, quasi da favola. Qui abbiamo un asso di spade e il diavolo. Datemi una carta per il diavolo. 5 di spade. Non c'è tanta chiarezza mentale. È vero che c'è un asso di spade, quindi si potrebbe parlare, si potrebbe un po' tipo mettere alle strette l'altra persona e dire ascolta, che cosa vogliamo fare? Perché è vero, il potenziale c'è, però a parte che non c'è
come vi posso dire, una proposta fatta come bisogna farla, è più una cosa come se si desse per scontato, però è anche vero che qui con l'asso di spade secondo me qualcuno parlerà chiaro. C'è bisogno di definire certe cose e questo diavolo con il 5 di spade mi dicono che c'è parecchia confusione mentale ed è per quello che avete bisogno di chiarire con questo asso di spade. Tenete presente che l'asso di spade è anche la verità che viene a galla, quindi può anche essere che ci sia un tema legato al passato che viene a galla proprio adesso. Può essere, come vi ho detto prima, qualche cosa che riguarda voi e questa vecchia persona che rientra nella vostra vita, o può essere qualche cosa che blocca voi. Qui avevate un fante di spade. Io sento che in qualche modo potreste essere diventati controllanti nei confronti degli altri per X cose che vi sono successe. Quindi io ho la sensazione che qui si tratti di mettere le cose in chiaro. Andiamo a vedere anche il 5 di bastoni. Abbiamo il Papa e una regina di spade. È come se ci fosse qualche cosa che non viene ufficializzato o che non volete sia ufficializzato, perché c'è anche questa regina di spade al contrario e io ho la sensazione che di nuovo la confusione mentale verso fine mese farà da padrone perché o non avete dei confini ben delineati qui, perché il 5 di bastoni mi parla sempre, no, di lotte interne, lotte esterne, potrebbero essere dei semplici punzecchiamenti anche tra voi e l'altra persona, però la sensazione che ho tra questo diavolo e il Papa al contrario è che non scenderete tanto a compromessi, anzi. Quello che non vi è chiaro a livello mentale è come se non fosse chiaro l'obiettivo di questa persona. Ok, perché effettivamente con questo cavaliere di coppa al contrario non vi fa un'offerta chiara, esplicita, semplicemente è come se iniziasse a vedervi con questa persona senza definire il perché avete ricominciato a vedervi o perché vi state vedendo. Magari passate del bel tempo insieme, c'è passione, c'è chimica, c'è sintonia, però è come se non si definisse il dove andiamo come coppia. Andiamo a vedere 10 di bastoni, asso di coppia. Io ho come l'idea, ragazzi, che dobbiate un po' lasciarvi trasportare, se vogliamo, dagli avvenimenti, senza pretendere che si fissi subito un obiettivo. È come se doveste prendervi il tempo di conoscervi l'un l'altra. E questo 10 di bastoni alla fine mi dice che è il caso di lasciarsi indietro certe aspettative, certe ideologie, cioè è un po' come se le carte vi dicessero godetevela per quello che è, ok? Occhio qui alla confusione mentale, perché se voi non avete chiaro in testa dove volete andare o che cosa volete voi da un'altra persona, diventa anche difficile instaurare una relazione di un certo tipo. Va bene ragazzi, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, quindi non importa il tipo di relazione che c'è, ufficiale, ufficiosa, clandestina, gli inizi, una conoscenza, senza etichetta. Andiamo a vedere come si muove l'energia della vostra persona di interesse, semplicemente. Ok, allora partiamo subito con la forza. Abbiamo un imperatore, un 2 di coppe, otto di coppe, 8 di bastoni,
5 di pentacoli e 4 di pentacoli. 5 di pentacoli ce l'avete già lì, eh? Dunque, ragazzi, partiamo con questa forza, perché ho come la sensazione che 8 di pentacoli e eremita. Allora, la sensazione che vi dicevo prima è che questa persona non si stia sforzando più di tanto. È come se rimanesse in un secondo piano all'inizio. È come se fosse abbastanza centrata su di sé, però allo stesso tempo c'è come come vi posso dire, un farsi sentire nel quotidiano o comunque un dimostrare la propria presenza nel quotidiano. Andiamo a vedere l'imperatore. Re di spade e 10 di coppe. Sì, allora, la sensazione che io, ragazzi, è che questa persona non abbia nessuna intenzione di fissare un'etichetta alla relazione. Ora, magari voi siete già in coppia, fidanzati, ho come la sensazione che ci siano come certe regole da dover cambiare. Molto ha a che vedere con la quotidianità, quanto vi vedete durante la settimana, quanto tempo state al telefono, che tipo di qualità hanno i vostri discorsi, perché è inutile che io mi sento tutto il giorno al telefono con una persona parlando di tonterie, parlando del tempo, parlando di cose che non hanno senso, perché quello è un assorbimento energetico che non porta da nessuna parte. C'è un 2 di coppe. Io credo che questa persona abbia voglia comunque di iniziare qualche cosa con voi o di continuare qualche cosa con voi. Cioè il 2 di coppe è una carta dove si cerca di trovare un punto di incontro. Qui abbiamo il sole, un 8 di bastoni e un 9 di pentacoli. Io sento, perché qui anche avete, dov'è? L'8 di bastoni ce l'avete qui. Si tratta di comunicare, si tratta di far sapere all'altra persona che c'è qualche cosa di bello. Cioè, il 2 di coppe è una carta che mi dice che questa persona vuole iniziare un certo tipo di intimità con voi, vuole venirvi incontro. Si parla di accordi, si parla di compromessi, si parla anche di fidanzamento per qualcuno. Ed è come una rivelazione, considerato queste carte che avevamo qui, ehm, e l'otto di bastoni, che comunque avete due volte, e qui casca sotto l'asso di spade, sento proprio che è come se nel prossimo periodo questa persona vi comunicasse quello che vorrebbe da voi, come vorrebbe impostare la relazione con voi, quali sono i suoi sogni, quali sono i suoi obiettivi, come vedrebbe crescere la relazione. Andiamo a vedere l'otto di coppe. È come se con questo imperatore al contrario, come se questa persona non fosse ancora del tutto sicura di iniziare qualche cosa con voi. In realtà avrebbe voglia, però è come se ci fosse qualche cosa che lo detiene o la detiene forse in spagnolo, che fa da deterrente. Allora, l'otto di coppe è spiegato da un 9 di spade e da un fante di pentacoli. Sembra quasi che questa persona non abbia tante speranze nei vostri confronti. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Fante di bastoni che avete già qua, 2 di coppe che c'era qui e cavaliere di pentacoli.
Allora, devo dire che qui la chiave del periodo sarà proprio la comunicazione. Parlare di che cosa volete, di che cosa vi aspettate dall'altro, di come vorreste impostare la relazione, di quello che magari non vi va bene nella relazione. Potrebbe anche esserci un tema, scusate, a livello abitativo che non funziona. Ehm, io ho come l'idea che le cose potrebbero incastrarsi un pochettino da metà mese in poi. E difatti voi qui sopra avete anche il diavolo e il 5 di spade. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, 10 di spade, asso di bastoni e 4 di bastoni. Io ho come l'idea che questa persona possa avere paura di perdervi. Credo che sia per quello che c'è questo 2 di coppe, come questo tentativo di venirvi incontro, c'è come questa... Ecco, allora la persona in questione ha bisogno di qualche cosa di più da voi, verrà comunicato nel mese di marzo. Si tratta di trovare una linea comune che vada bene a entrambe. Io ho come l'idea che questa persona voglia qualche cosa di stabile con voi, potrebbe anche essere qualche cosa di ufficiale. Per qualcuno si tratta proprio, vi dicevo prima che c'era un tema con la casa, quindi potrebbe essere l'andare a convivere. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, abbiamo l'imperatrice e un matto. In qualche modo sento che c'è un nuovo inizio, anche qui avevamo un asso di coppe, potrebbe essere più da un punto di vista di un'avventura, di uno sperimentare una nuova dimensione nella relazione. Vi dico, avete imperatore e imperatrice al contrario, non sento che questa persona voglia, come dire, concretizzare la relazione, ma più che tutto il mese di marzo serve per definire certe questioni inerenti il tipo di relazione che volete creare o magari il tipo di relazione che vuole l'altra persona piuttosto che quella che volete voi. Devo dire che ehm, se a inizio mese può essere un'amicizia o comunque un qualche cosa, se per esempio vi frequentate già da tanto, può essere che verso, diciamo, le prime 2 o 3 settimane del mese può esserci come questa difficoltà a vedersi, a stare insieme. Sento come se le cose fossero platoniche, come vi dicevo prima. Verso la fine del mese le cose potrebbero effettivamente cambiare, quindi potrebbe esserci come questo contatto a livello fisico, questa nuova iniziativa, questa nuova scoperta dell'altro. E che io sento che voi non siete convinti di iniziare qualche cosa con questa persona e questa persona, sentendo che voi non siete convinti, non fa mosse, diciamo così, per concretizzare la relazione. Andiamo a vedere qualche oracolo. Ok, qui abbiamo la barca e questa carta vi dice che state per ricevere quello di cui avete bisogno. Parla di alcuni arrivi, quindi di una persona che potrebbe arrivare, ma infatti voi qui avete il giudizio, che è una carta che mi parla di un ritorno dal passato. Può parlare anche di muoversi in avanti e di progressi. Passione, permetti a cuore e anima di cantare con gioia. Qui abbiamo un bellissimo asso di bastoni. Lasciati aiutare dagli amici. Chiedi e accetta il supporto degli altri. Io credo che quando si è in un momento dove non si capisce più perché siamo in quella fase di super analisi, magari state analizzando la relazione, state valutando il carattere della persona, che come si può sviluppare la relazione, insomma, c'è come questa sovraanalisi, sovrappensiero
In questo caso gli amici potrebbero aiutarvi, magari confrontandovi con loro, ad avere un'idea un po' più obiettiva sulla situazione. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, con un hype, condividete il video, iscrivetevi e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che la stessa cosa la potete anche fare nella sezione degli abbonati per conto vostro, da autodidatti. In quella sezione tratto sia le credenze limitanti divise per settore, quindi amore, lavoro, soldi, tempo, salute, insomma c'è un po' di tutto, però in più in quella sezione parlo anche di temi di metafisica, metamedicina, si parla di kundalini, si parla di alto e basso astrale, di come risvegliare il terzo occhio, insomma ci sono una serie di video che praticamente sono decenni dei miei studi esoterici condensati e messi lì a disposizione per voi, proprio per aiutarvi nel vostro percorso di consapevolezza. Tenete presente che sono 4 playlist, hanno la copertina lilla, quindi se volete andare a dare un'occhiata ai titoli dei video potete farlo perché sono pubblici. L'unica cosa è che sono numerate, quindi vanno viste in ordine progressivo di numero, ok? Proprio perché sono state studiate come un corso di formazione, quindi playlist 1 ci saranno le basi e poi si va avanti. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!